Buongiorno a tutti, faccio una prova, mi sentite? Vedo che ci sono delle persone collegate. Qualcuno gentilmente riesce a darmi il feedback se mi sentite? Io ti sento. Perfetto, benissimo, vedo che arrivano delle risposte. Bene, 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 bene. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Loredana Del Ninno, sono una giornalista di Quotidiano Nazionale e scrivo anche di tematiche che riguardano salute e benessere. Sono qui con il dottor Danilo Leonardi, fisioterapista e biologo a Milano, che ha ideato un protocollo che si chiama GIADA, che è utile per risolvere determinate patologie. Ora il dottore ci spiegherà in dettaglio di che cosa, insomma, vogliamo trattare. Allora, dottore, buongiorno e ben arrivato. Buongiorno. Chiedo scusa, aggiungo soltanto che al termine della nostra conversazione i presenti potranno tramite la chat rivolgere domande al dottore. Io le leggerò quando insomma, il nostro confronto sarà terminato. Allora, dottor Leonardi, buongiorno e ci vuole spiegare esattamente che cos'è questo protocollo che si chiama Allora, GIADA, no? Poi ci sì, spiegherà anche il perché. significato, ok. Il protocollo consiste in una manipolazione della muscolatura del viso, sia interna che esterna, e una stimolazione di tutta l'innervazione del volto, del cranio e del volto. Si chiama GIADA perché? Giada perché in ebraico Giada vuol dire mani ed è un trattamento che viene effettuato con l'esclusivo utilizzo delle mani senza l'apporto di nessun macchinario. Lei fa riferimento all'ebraico perché questo trattamento nasce da una sua esperienza diretta in Israele con pazienti che hanno Sì. avuto traumi facciali. Può raccontarci come ha pensato poi di importare, diciamo, questa tecnica per la Sì, risoluzione delle allora, patologie che poi vedremo quali sono? diciamo che allora sono stato in Israele proprio per poter verificare in primis e poter testare con i pazienti un protocollo che era specificatamente per i pazienti con dei grossi traumi facciali. Dopodiché questo protocollo è stato modificato perché fortunatamente i pazienti che tratto qui in Italia non hanno queste grosse problematiche, quindi è stato indirizzato prevalentemente su pazienti con ictus, paresi, patologie del trigemino, cefalee e quant'altro. Quindi diciamo, lei ha messo a punto questo protocollo dopo la sua esperienza in Israele, a contatto con pazienti che avevano avuto dei traumi facciali e ha pensato che potesse essere utile anche nel trattamento di pazienti che hanno appunto problematiche come, poi vedremo nel dettaglio quali, però Ok. prevalentemente poi problematiche al trigemino, mandibolari e di Sì, bruxismo. Si chiama anche. Giada quindi perché è un massaggio molto, cioè esclusivamente manuale e molto profondo. Sì, è un massaggio molto profondo che appunto va a stimolare sia dall'interno della bocca che dall'esterno, sia la muscolatura riposizionandola da quelle che sono le aderenze che si vengono a creare con delle problematiche a livello di appoggio dentale o problematiche appunto conseguenzialmente di masticazione o problematiche dovute al fatto che molte persone sotto tensione di notte, quando non c'è il controllo, serrano le mascelle o digrignano i denti e quindi riposizionare la muscolatura togliendo le aderenze e creando una stimolazione di tutta l'innervazione del volto. Quindi volendo ricapitolare le patologie per cui questo massaggio può essere, questo trattamento, questo protocollo può essere utile, che cosa possiamo dire? Vogliamo un po' proprio elencarle? Allora, in primis si gioca su delle patologie un pochettino pesanti come appunto ictus, paresi, oppure poi si va fortunatamente in qualche cosa di meno problematico che è appunto patologie del trigemino, oppure cefalee o bruxismo,
quindi il serramento delle mascelle, digrignamento dei denti o anche acufeni, per esempio, che è un'altra problematica che impedisce la notte di dormire tranquillamente, quindi con tutti i risvolti negativi poi durante la giornata. Qual è il principio secondo cui questo trattamento è utile anche per gli acufeni, che sono un problema molto diffuso? Gli acufeni sono molte volte determinati da un appoggio della mandibola sbagliato, una contrazione che va a incidere sull'innervazione, che determina nel proseguo del tempo questo rumore che poi viene amplificato nel momento in cui c'è un silenzio, per cui magari durante l'arco della giornata il paziente si accorge di questo fastidio ma riesce a gestirlo, magari poi nella fase notturna o nelle fasi di tranquillità questo problema si acuisce maggiormente, per cui lavorando su tutta l'innervazione timpanica si riesce veramente a creare un beneficio da questo problema. Bene, rispetto ad altre tecniche analoghe, che cosa può offrire di più il protocollo Giada? Qual è il vantaggio immediato, secondo lei? Diciamo che il vantaggio è di andare a creare direttamente una stimolazione sul nervo, una stimolazione naturalmente specifica ad hoc in base alla problematica del paziente come manifestata. Questa stimolazione immediata riesce a dare un beneficio molto rapido. Quindi diciamo che agisce rapidamente? Sì, agisce rapidamente. Solitamente quando ci sono dei pazienti che hanno questo tipo di problematica, si dice al paziente che è necessario intraprendere un ciclo di terapie prima di poter vedere un congruo risultato. In questo caso diciamo che ovviamente il risultato finale è diluito, ma già dalle primissime sedute si riesce ad avere un risultato, a vedere una modifica della problematica. E c'è un numero minimo massimo di sedute che si possono definire rispetto alla risoluzione della patologia o il disturbo che lei poi va a trattare oppure no? Beh, Cioè lei diciamo che quando vede un paziente, cosa fa? Un piano di azione, valuta ovviamente la situazione, come gestisce, diciamo, il protocollo dal punto di vista proprio della durata? allora, tanto per cominciare è giusto specificare che per ogni paziente c'è una fase di anamnesi in cui viene valutata tutta quella che è la diagnosi fatta attraverso degli esami specifici che vengono fatti per capire esattamente l'entità del problema. Mi Eh, perdoni dottore se la interrompo, quali sono questi esami che le servono per stabilire l'entità del problema? Beh, per esempio, provi a considerare che molte volte la problematica può essere determinata, per esempio, da uno schiacciamento vertebrale a livello Sì. cervicale, oppure anche un otorino in grado di fare una valutazione specifica su quello che è la problematica a livello timpanico. Quindi abbiamo preso i due esempi più grossi. Allora, nella misura in cui c'è una documentazione diagnostica, si valuta e dopodiché si vanno tutta un'altra serie di cose molto importanti per capire, per esempio, il supporto farmacologico che il paziente utilizza, da quanto tempo lo utilizza e automaticamente una volta valutata la fase diagnostica si inizia ad effettuare la terapia. Logicamente ogni persona risponde in maniera totalmente autonoma, nel senso che un paziente giovane ha chiaramente una fase di recupero molto più veloce, un paziente dinamico è un paziente che ha una capacità di recupero anche in questo caso più veloce, mentre magari ci sono delle persone che reagiscono in maniera molto più lenta, quindi un'estrema soggettività. Quindi non è possibile, insomma, stabilire a priori il numero di sedute che variano in base alla, diciamo, reattività del paziente e anche alla gravità, severità Sì, del caso. Sì, quindi sì. non c'è una linea generale. Però lei sottolineava prima che già dalle prime sedute chiunque comincia un po' a vedere dei risultati, insomma. Sì, c'è chiaramente questo è il mio tipo di organizzazione. Io solitamente, una volta effettuata la terapia,
mi ricontatto con il paziente 1 o 2 giorni successivi perché io voglio subito verificare il tipo di rispondenza che c'è. Questo perché, per tranquillità del paziente, che voglio che veda già la modifica che è avvenuta e automaticamente io stesso tranquillizzarmi perché mi rendo conto come il paziente reagisce. E mediamente l'intervallo tra una seduta e l'altra, Mm, quanto è? E allora, anche in questo caso, mi rendo conto di agire in maniera piuttosto differente, cioè nel senso che molte persone, molti terapisti effettuano più terapie durante l'arco della settimana. Io invece preferisco agire solo una volta alla settimana perché voglio che dopo ci sia un recupero della stimolazione effettuata. In seconda istanza, un'altra cosa che viene fatta è un supporto personalizzato di quelle che io definisco delle ginnastiche specifiche che il paziente deve effettuare, ginnastiche del volto. Faccio un esempio per fare capire quello che per me è molto più semplice, ma per le persone no. Ginnastica linguale. La lingua è una componente importantissima per queste patologie e la disfunzione linguale, per esempio, il malfunzionamento della lingua è una cosa che acuisce maggiormente questi problemi. Quindi, in base alla problematica, al paziente viene dato un elenco di movimenti che deve fare autonomamente a casa. Questo per coadiuvare, per dare un risultato ancora maggiore alla terapia che sta effettuando. E il paziente deve effettuare questa ginnastica tutti i giorni dopo successivi al trattamento, oppure anche per capire un po' l'impegno che poi il paziente a casa deve mettere per la riuscita del Diciamo protocollo. giusto, no, no, allora, tanto per cominciare diciamo che l'impegno è veramente minimo perché si parla di una decina di minuti. Anche qui non è un supporto farmacologico per cui c'è una cadenza precisa da osservare. Io consiglio ai miei pazienti di effettuare questo tipo di lavoro almeno 3 volte alla settimana. Poi naturalmente c'è anche il paziente che è molto molto infervorato, molto deciso, magari me la fa anche di più, il che non comporta naturalmente nessun problema. Però 3 volte alla settimana è l'indicazione necessaria per poter avere un risultato. E sono esercizi semplici da eseguire o richiedono anche una Assolutamente. strumentazione? No, No, si possono no, fare no. anche guardando la televisione, per esempio, cioè uno Sì, riuscire a gestirli. sì, sì, una delle battute che io faccio sempre ai miei pazienti è fatelo anche quando guidate la macchina, però state molto attenti di non essere fermi al semaforo quando magari qualcuno vi può vedere, perché sarebbe veramente abbastanza strano. Quindi nessun Imbarazzante, tipo di certo. sì, esatto, esatto. Nessun tipo di supporto. Bene, e questo, i massaggi che fanno parte appunto del protocollo possono dare problemi? Intanto le chiedo se sono dolorosi, se possono, perché immagino che andando molto in profondità sia un trattamento che può dare dolore, oppure no, è un dolore gestibile. Allora, sicuramente non si può considerare un trattamento rilassante. Sicuramente c'è una fase che non si può definire di dolore, ma si può definire di fastidio, perché si va a toccare la muscolatura nelle sue intersezioni, quindi in punti che sono delicati. Anche lì poi c'è un'estrema soggettività, c'è il paziente con un grado di sopportazione molto alto, quella persona invece che basta pochissimo per creare una reazione. Però il trattamento è assolutamente gestibile, non necessita di nessun tipo di supporto per ovattare il paziente prima della terapia. Bene, e nei giorni successivi al trattamento si possono, non so, verificare ematomi, gonfiori, oppure no, il paziente... No, allora, nella maniera più assoluta nessun tipo di ematoma, anche perché in questo caso vorrebbe dire che abbiamo creato un danno nei tessuti. Anzi, per assurdo, alcuni pazienti che hanno dei problemi di capillari
durante l'arco di queste terapie vedono questa problematica attenuarsi. Quello che invece si manifesta nei giorni successivi, soprattutto il giorno successivo, è un indolenzimento della muscolatura. Questo conseguenzialmente alla sollecitazione, ma è un indolenzimento assolutamente gestibile, che non va a creare le problematiche di non poter effettuare un lavoro oppure una giornata normalissima. E che regredisce nel giro di poco, suppongo. Assolutamente, assolutamente sì. Mh. E mi scusi, un'ultima domanda che riguarda proprio il trattamento in sé. Ma c'è la possibilità, andando a stimolare così tanto in profondità i nervi, i tessuti, i muscoli e quant'altro, che si possano creare dei traumi? No, questo, è da Eh, escludere assolutamente oppure allora, c'è un minimo rischio? no, allora diciamo che vedo un pochettino di rispondere nella maniera più semplice possibile. Eh, Faccio sempre un esempio ai miei pazienti, andando a toccare anche un altro argomento. Allora, eh, questo tipo di protocollo, al di là del fatto che non crea dei traumi, perché altrimenti sarebbero delle vere e proprie controindicazioni al trattamento stesso, si ottiene anche un beneficio collaterale, che è il beneficio di un riposizionamento della muscolatura e quindi anche a livello estetico si vede un viso molto più compatto, molto più turgido. Questo perché? Faccio l'esempio dicendo: avete mai provato a bruciarvi con un ferro da stiro o con una qualsiasi altra cosa? Avrete verificato che si forma una crosta. Quando la crosta cade, il tessuto è molto bianco e compatto. Perché? Perché il corpo, per riparare al danno che si è effettuato, crea una produzione di fibroblasti. Lo stesso discorso, nella misura in cui io vado a creare una pressione, io creo un danno, quello che viene definito danno calcolato, costringendo il corpo, per riparare a questo danno calcolato, a creare una quantità di fibroblasti. Quindi il risultato collaterale estetico è quello di creare una rete di sostegno del viso, con un'immagine di Bene, un viso molto più compatto. però da un punto di vista funzionale il rischio di danno è assente, mi sembra di capire. Totalmente assente. Anche la stimolazione del nervo, parlare di una stimolazione del nervo trigemino è molto delicato perché il nervo trigemino è un nervo che se stimolato in maniera sbagliata si può infiammare. La stimolazione deve essere una stimolazione calibrata e fatta nella maniera molto giusta, in modo tale non soltanto da diminuire l'infiammazione del nervo, ma creare la giusta sollecitazione laddove c'è una carenza di stimolo. Ci sono pazienti per cui questo trattamento è sconsigliato, controindicato, insomma è Beh, meglio non eseguire. sì, chiaramente pazienti che hanno effettuato di recente dei filler o hanno delle protesi o hanno fatto da poco delle infiltrazioni di Botox, questo perché logicamente si va a sollecitare una muscolatura che non deve essere sollecitata. Queste sono le controindicazioni primarie. D'accordo. E c'è un'età al di sotto della quale o al di sopra della quale il trattamento è sconsigliato? Allora, diciamo che ho raggiunto il record qualche mese fa di una paziente di 83 anni, quindi da questo punto di vista non c'è una limitazione. Peraltro, fortunatamente, le manifestazioni di queste problematiche non sono mai dei pazienti molto giovani, diciamo che sono sempre dei pazienti dai 40 in su. Quindi diciamo dai 40 in su, senza No, limiti, senza no, nessuna limiti. limitazione, no, no. Bene, lei prima faceva riferimento a una valenza anche estetica del trattamento, diceva il viso appare più disteso e questo può rispiegare perché i Allora, tratti del volto si distendono? sì, il cedimento dell'ovale del viso, così come il cedimento della zona periculare, non è soltanto determinato da quello che è unità biologica, ma molte volte è determinato proprio da un appoggio sbagliato della mascella. Faccio un esempio che può essere supportato da ortodonzisti che
possono essere presenti oppure possono sentire questo messaggio. Allora, un appoggio sbagliato della muscolatura della dentazione inferiore comporta uno scivolamento della mascella all'indietro. Nella misura in cui la mascella si ritrae, automaticamente il cedimento dell'ovale del viso è una conseguenza. Così come l'innervazione del trigemino carente determina un cedimento di tutta la zona perioculare. Quindi andando a stimolare, la prima cosa che si vede è lo zigomo che si alza e la zona perioculare che si riposiziona. È quello che io definisco, forse in termini un pochettino tecnici, un effetto collaterale, ma un effetto collaterale positivo, Quindi naturale. ripristinando la muscolatura e l'innervazione si ottiene anche proprio un risultato estetico, Sì, sì. si può dire questo. E lei ha, nei tanti pazienti che ha trattato nel tempo, ha qualche caso che ricorda o che le è rimasto insomma particolarmente a cuore? Diciamo che ho un ricordo specifico di una paziente molto giovane, quindi già atipica come età. Una paziente che aveva 38 anni, che aveva avuto una paresi. Questa paziente, a distanza di 2 anni, presentava ancora una grossa problematica per quello che riguardava la simmetria dell'occhio e naturalmente anche della bocca, per cui quando questa persona parlava o rideva c'era una parte della bocca completamente bloccata e l'altra parte che invece si stirava. E anche facendo fuoriuscire della saliva, quindi una persona che aveva delle grosse problematiche a livello sociale e a livello di contatto con altre persone. Aveva avuto il suo supporto farmacologico, ma non gli era stato mai consigliato quello che era un recupero funzionale della muscolatura dell'innervazione, che invece di prassi solitamente viene consigliato. Per cui questa paziente a distanza di 2 anni aveva ancora questo grosso problema. È stata una cosa abbastanza complicata, però fortunatamente, vuoi in virtù dell'età giovane, e parliamo, come dicevo prima, appunto del recupero molto più veloce, vuoi anche per la voglia che aveva di tornare in una normalità, la paziente è riuscita nel giro di qualche mese a recuperare totalmente. Un'altra cosa importante, quando io dico recuperare totalmente, il recupero totale non è effettuato soltanto dalle sedute. Il recupero totale poi viene vissuto in maniera autonoma dalla paziente, ovvero si arriva fino a un certo livello dove il recupero è creato dalle sedute, dopodiché il paziente recupererà autonomamente. Cioè, quindi lei dice, terminato il trattamento, il risultato non si vede soltanto al momento, ma continua nel tempo? Assolutamente. Si manifesta a distanza di entro quanto si vede proprio la piena efficacia del trattamento? Guardi, posso dirle sempre qui, valutando un'estrema soggettività, quando il paziente finisce la terapia è perché logicamente è un paziente che ha raggiunto un quasi totale livello di recupero. Dopodiché, nell'arco di poco tempo, ma parliamo di qualche mese, il recupero è definitivo, totale. E rimane stabile nel tempo oppure è necessario dopo un po' No, sottoporsi ad altri trattamenti? no, assolutamente. Il recupero è totale e non necessita di nessun tipo di richiamo. Resta stabile, diciamo, nel Assolutamente. tempo. Sì, 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 assolutamente. Ho capito. E vuole, non so, aggiungere qualcosa rispetto a quanto abbiamo detto, che non è stato toccato rispetto alle domande che le ho fatto? C'è qualche altro caso di paziente che vuole riferire, Mm, raccontare o... ma no, diciamo che no, non me ne vengono in mente altri. Diciamo che purtroppo, questa è una cosa che mi sembra giusto chiarire, eh, la problematica di un paziente che soffre di acufeni
è per esempio quella durante la notte di non dormire bene. E automaticamente subentrano per questa problematica durante l'arco della giornata dei reali stati depressivi, perché il paziente è un paziente che non si sente assolutamente in forma, non si sente in forza. Questo per spiegare come una problematica di questo tipo, che può sembrare una problematica marginale, influisce poi su quello che è l'andamento della vita quotidiana. Naturalmente questo vale anche per le persone che hanno una vita sociale normale, che si devono interfacciare con altre persone e che la prima cosa che sentono dire, ma vedo come hai, strizzi l'occhio. Cioè, tutte quante cose che inficiano realmente sulla quotidianità della persona. Quindi il beneficio è, oltre che fisico, è soprattutto anche psicologico, perché aiuta il paziente a Ed è anche, recuperare a riprendere in mano la propria vita, insomma. sì, è anche psicologico, esatto. Ok. Bene. Bene, io direi che se lei non ha altro da aggiungere, possiamo anche passare, se ci sono domande, adesso vedo ci sono domande delle persone che ci stanno ascoltando, vedo che ci sono domande. Ok? Allora, allora, dunque, ecco, una domanda, uno dei presenti fa questa domanda che è un po' la cosa. Allora, il signor chiede, potete fornire riferimenti per poter ricevere il trattamento secondo il protocollo? E aspetti un attimo perché insomma il signore chiede in sostanza chi esegue questo trattamento. È una cosa che forse non abbiamo detto, che lei in Italia credo sia l'unico a eseguire questo trattamento. Ci sono altri centri nel frattempo che lei ha istruito e formato rispetto a No, questo no, metodo? No. non c'è stata nessuna formazione, al momento sono io che lo faccio, sono soltanto io. Quindi è soltanto il dottore. E poi una signora chiede, sì, appunto la domanda che abbiamo già fatto, magari ripetiamo perché forse ha perso il collegamento, se questa tecnica è sconsigliata per alcune tipologie di pazienti, quindi forse oltre il discorso dell'estetica, se ci sono problematiche patologiche che, come dire, vietano l'utilizzo del protocollo. Questo chiede la signora. No. Ecco, un'altra cosa che potrebbe creare delle complicanze e che quindi ovviamente non dà la possibilità di effettuare il trattamento, se ci sono delle reazioni tipo herpes zoster, fuoco di Sant'Antonio, allora in questo caso ovviamente non è possibile effettuare questo trattamento, ma sono dei casi veramente molto molto limitati. Ecco, una signora chiede forse di spiegare ancora una volta perché può essere efficace nel caso di acufeni, qual è il meccanismo per cui, che lo rende, diciamo, utile in caso di acufeni. Ok, allora una delle problematiche che determina l'acufene è una problematica di tensione a livello muscolare che va a comprimere l'innervazione. Quindi automaticamente questa costrizione determina questo suono a livello timpanico. Andando a sbloccare la muscolatura e andando a creare, scusate, una stimolazione del nervo, si va a togliere automaticamente il sibilo che è conseguenziale alla contrazione. Perfetto. Una signora chiede, leggo letteralmente la domanda, dice: soffro da anni di acufene all'orecchio sinistro e nevralgie che si irradiano anche all'occhio. Ho intrapreso un percorso con dentosofia, non so che cosa sia, però magari il dottore lo sa, ma non sto avendo grossi risultati. Un attimo solo perché mi è andato avanti non sto avendo grossi risultati poiché mi si irrigidisce maggiormente la parte sinistra quando utilizzo l'attivatore collo, spalla, gomito, schiena. Può essere secondo lei risolutivo e utile il trattamento Giada per il problema che ho? Se dovessi dare una Questo è un risposta, caso specifico, però magari se il dottore se la sente di fare una valutazione
oltre una visita, cioè, diciamo, riesce a Ecco, darci qualche infatti, indicazione? quello che dicevo era proprio questo, cioè fare una valutazione così sarebbe una valutazione molto superficiale, molto di presunzione, perché ovviamente va fatta una valutazione. Quello che mi stupisce è che ci sia una complicanza a livello muscolare, il che vuol dire che molto probabilmente con l'andare del tempo questa problematica ha comportato una contrazione maggiore della muscolatura del collo e anche magari a livello vertebrale un leggero schiacciamento, il che si evince da una documentazione sanitaria. Anche lì dire sicuro che dà risultati, no. Però quello che posso dire è che quando la paziente effettua una seduta deve cominciare a vedere immediatamente il risultato, il che vuol dire che la linea di esecuzione è quella giusta. Quindi diciamo che una prova potrebbe essere, oltre ovviamente un'anamnesi Dettagliata. precedente, potrebbe essere la prova del 9, diciamo, per vedere se effettivamente potrebbe dare già una buona indicazione, se non proprio... Sì, deve dare una buona indicazione, anche perché la signora per effettuare questa terapia vuol dire che è già stata visitata, vuol dire che c'è un'analisi già completa di questa problematica. Sì, benissimo. E allora, se la signora è soddisfatta da questa risposta, altrimenti magari se mi scrive qualcos'altro posso provare poi a risottoporre un ulteriore quesito al dottore. Ok. Un'altra signora chiede quanto dura nel tempo il trattamento estetico? Eh, Il risultato, ecco, molti, diciamo, quanto dura? molti mesi per un motivo molto semplice. Nella misura in cui si riposiziona la muscolatura, così come il risultato è molto diverso da quando viene effettuata un'infiltrazione. Allora, io faccio un'infiltrazione e automaticamente il giorno successivo il viso è cambiato. Però c'è una temporaneità per questo risultato, la temporaneità che può essere breve, può essere media. In questo caso invece, nella misura in cui si va a riposizionare la muscolatura, il risultato è graduale, ma molto più lungo. E soprattutto una cosa che dico sempre ai miei pazienti, che è molto importante, è che non c'è una perdita poi repentina del risultato ottenuto. Quindi cosa vuol dire? Che il paziente non è vincolato a dover tornare entro un margine di tempo per ripetere la seduta. Ho Spero di una essere signora stato che... chiaro. Scusate, io Sì. parlo magari in termini un po'... Sì, prego. No, adesso una signora fa un'altra domanda che magari può chiarire ancora di più il concetto perché chiede: si tratta di una tecnica risolutiva o bisogna sottoporsi alle imponazioni con regolarità nel tempo? Quindi chiede se c'è, diciamo, poi la necessità di ripetere il trattamento Uso con suddivisione. frequenza regolare, insomma, lo vogliamo No, ripetere? no, no, non c'è, allora, non c'è nessuna sequenza regolare, c'è una suddivisione. Se la problematica è una problematica subordinata da una patologia, una volta superato il problema, una volta recuperato, il paziente logicamente non ha motivo di ripresentarsi per effettuare un richiamo. Se invece è un discorso estetico, è una scelta individuale del paziente, nella misura in cui a distanza di un anno vuole nuovamente ripeterlo, può farlo. Quindi parliamo di una suddivisione molto nitida tra la cura di una patologia e un discorso estetico. Perfetto, mi sembra chiaro. Una persona che è collegata chiede: il trattamento è possibile anche in bambini e adolescenti in caso di problematiche di malocclusione? Suppongo che la domanda fosse rivolta in quel senso. No, allora, tanto cominciare, bambini e adolescenti dubito che abbiano delle problematiche così pesanti da dover necessitare di una terapia di questo genere. Valutiamo anche che un bambino che ha un appoggio dentale sbagliato, una delle prime cose, supporto ortodontistico, bite. Sì,
Bene, quindi magari se la persona ha altre domande in merito, le vuole ripetere, poi le leggiamo al dottore per avere una risposta. C'è una signora che mi chiede se è utile anche in caso di cervicale acuta, se questo trattamento può essere Sì, risolutivo anche per... sì, un'altra cosa che non viene considerata è, e questa è anche un'altra, diciamo, particolarità, quando si vince che c'è un problema a livello di cervicale, solitamente si va a lavorare prevalentemente, io parlo prevalentemente, sulla muscolatura, tentando di decontrarre la muscolatura. In realtà una particolarità è il lavoro sui nervi craniali. Lavorando sull'intersezione dei nervi craniali si ottiene un risultato molto bello e molto rapido. Quindi la risposta è sì. Sì, la risposta è sì. Ok, la risposta è sì. Bene. No, no, ma se vuole aggiungere anche No, no, altri no, dettagli, la risposta è sì. No, a mi me dici, va dispiace bene. moltissimo quando arriva un paziente che ha appunto problemi di cefalea, per esempio, che è un'altra patologia invalidante, e, con i presupposti di una cervicalgia. La cervicalgia è una conseguenza, una collateralità. La problematica sono i nervi, sono sui nervi. Quindi lavorando sui nervi si ottiene un risultato che poi va a beneficio anche della muscolatura. Ecco, un signore fa una domanda molto interessante. Dice, ma il protocollo Giada è indicato anche per gli acufeni post vaccino anti-Covid, quindi non strettamente legati a una disfunzione, diciamo, a un problema funzionale, ma come conseguenza a un farmaco, o in questo caso cita il vaccino, ma Mm. potrebbe essere anche un'altra conseguenza. Può essere di beneficio o no? Beh, allora, tanto per cominciare, la diagnosi che l'acufene venga determinata, come giustamente diceva lei, dalla vaccinazione è abbastanza difficile. Però, a prescindere che sia subordinato alla vaccinazione, che sia subordinato a un utilizzo sbagliato di un farmaco, cosa che mi sembra abbastanza difficile, è il problema che viene individuato. Quindi non è da che cosa è stato determinato, ma qual è il problema? Non so se sono stato chiaro. No, no, ma forse la domanda del signore era, io ho capito che lui probabilmente voleva sapere se, cioè lei prima spiegava l'acufene, ha spiegato le motivazioni a cui è Sì, legato da un punto di vista funzionale l'acufene, no? sì. Ora il signore chiede, ma se l'acufene non è legato a una disfunzione, diciamo, di un nervo piuttosto che di un muscolo, di quant'altro, ma è legato, compare dopo l'assunzione di un farmaco, o in questo caso il vaccino, No, e il trattamento funziona, lo ristabilisci oppure era no? la risposta mia che forse molto probabilmente non era chiara. A prescindere da qual è la causa, quello che questa problematica, questa causa ha determinato è uno schiacciamento. Quindi, Quindi, sì, ok, quindi la quindi risposta è sì. la risposta è Funziona sì. anche in caso di comparsa dopo un fattore che non sia Conseguenzialmente ha tanti cofattori, esatto, tra cui potrebbe esatto. essere anche questo. Lei è molto molto più Perfetto. preziosa di me, complimenti, No, ok? no, no, no. No, 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 ma ci mancherebbe solo per spiegare meglio Giusto, ai giusto, signori che ci giusto. stanno seguendo, per chiarire meglio i loro dubbi e anzi se il signore dovesse avere altre curiosità rispetto a questa cosa, magari se me le scrive proviamo a riproporre al dottore, visto Ok. che abbiamo la fortuna di averlo qui con noi, quindi insomma ci può rispondere in maniera diretta. Una signora chiede, il trattamento può essere eseguito anche in caso di problemi arachide cervicale, tipo protrusioni, coste sovranumerarie o altro? Sì, Una domanda molto precisa. sì, sì, sinceramente sì. Tra parentesi, è molto più facile gestire una problematica di questo genere in contrapposizione magari a una problematica di un ictus. È molto più rapido l'altra soluzione. Sì, quindi sto leggendo altre domande. Una signora chiede, gli acufeni sono trattabili
anche in caso di problemi vascolari? La risposta l'ha già data prima, però per correttezza ripeto anche la domanda della signora. Quindi anche quando la causa è legata a problemi vascolari possono essere trattati col protocollo, Sì, giusto? sì, Sì, assolutamente. per C'è quello una che diceva prima. casistica, c'è già una casistica in merito, sì. Perfetto. Allora, un attimo vado a vedere se ci sono altre domande. Una signora chiede, sempre per la cervicale, esistono esercizi che si possono fare in modo autonomo nell'ambito del protocollo? Cioè lei prescrive esercizi anche ai pazienti che si rivolgono a lei per delle problematiche al rachide cervicale o alla cervicale in generale? Allora, io vedo la problematica del rachide cervicale come una problematica non primaria, ma una problematica subordinata ad altri problemi, il che non vuol dire che non sia eh, pesante, lo è indubbiamente, perché una problematica forte a livello cervicale comporta tutta una serie di complicanze. Chiaramente sì, e quello che voglio che sia ben chiaro è che io ho abituato i miei pazienti ad essere autonomi, ad autogestirsi conseguenzialmente, proprio per il fatto che non devono essere vincolati a una terapia o a una persona che effettua questa terapia. Quindi è chiaro che una volta che il problema si ridimensiona o sparisce, poi il paziente deve autonomamente gestire questo problema che potrebbe ripresentarsi non nella maniera iniziale, ma potrebbe presentarsi magari con un indolenzimento, un leggero fastidio a livello di giramento di testa. Quindi autogestirsi come? Attraverso quello che è il supporto che viene dato inizialmente di movimenti che però non sono movimenti di ginnastica normale, ma sono dei movimenti particolari che servono per sbloccare e mantenere elastica la muscolatura e di conseguenza tutto quello che concerne quando la muscolatura è rilassata. Dunque, una signora invece chiede, può ripetere come può essere risolutivo in caso di bruxismo? Come questo trattamento può essere risolutivo? Ok. Allora, il bruxismo da che cosa è determinato? Dalla contrazione delle mascelle. Quando avviene questo? Avviene assolutamente di notte, quando si perde quello che è l'autocontrollo. Durante il giorno è difficilissimo che una persona abbia del bruxismo, avviene quasi esclusivamente di notte. Andando a sbloccare la muscolatura, automaticamente si determina un rilassamento di tutta la zona mandibolare e quindi la soluzione del bruxismo. Il signore che ha fatto prima la domanda sulla causa degli acufeni dice sempre, leggo la domanda così lei può dare un'ulteriore conferma, quindi mi pare di concludere che il protocollo è efficace a prescindere dalla causa degli acufeni. E lui chiede, ho inteso bene? Possiamo Sì, rassicurare il signore e dire sì, sì, è hai così. inteso bene. Hai Bene. inteso Poi un'altra signora chiede, il trattamento può essere utile anche in caso di labirintite? La labirintite che può essere conseguenziale sempre a un problema di forte contrazione o infiammazione dei nervi, ovviamente può avere un beneficio da questo punto di vista. Sì, la risposta è sì. Ok. Quindi bene, la risposta è sì. Ci sono altre domande? Ecco, c'erano dunque, adesso io questa cosa non so se in realtà, scusate, ho volutamente sorvolato queste domande che sono state fatte perché non è la prima, in merito a come contattare il dottore e al costo del trattamento, perché non so se sono cose che possiamo in qualche maniera riferire in questa sede. Non lo so, dottore, che cosa dice, non ci Beh, hanno dato allora, indicazioni a riguardo, per sì, cui io non per so quello che come... riguarda l'indicazione di un mio recapito, penso che sia anche più importante sapere dove esercito. Allora, io esercito sia a Milano che in Brianza, come sedi. Per quello che riguarda la possibilità di un contatto, non so se sarete voi a darla, no? Vi spiego un pochettino come avviene la cosa.
No, non lo so, nel senso che questa cosa francamente non so se si tratta poi di un qualcosa ammesso, diciamo, dal protocollo Non lo so, del non lo so forum. neanche io, E quindi io in sinceramente. questo momento mi scuso con chi ci sta ascoltando, però non so se possiamo dare. Però comunque il professore è presente su internet, quindi basta digitare eventualmente il dottor Leonardi è presente su internet, per cui basta Ok, digitare il nome e cognome del perfetto. dottore e Esatto. si può arrivare ad avere tutte le informazioni relative ai recapiti. Ecco, io questo è un forum per cui non mi tengo prudente e No, non no, li no, diamo sono noi, d'accordo, perché sono non so se d'accordissimo. questa è la policy, quindi non vorrei, però insomma, nome e cognome del dottore sono quelli che avete, e su internet ci sono tutti i suoi riferimenti e quindi direi che è piuttosto facile poi reperire il contatto, insomma. Ehm, Ci sono altre domande da parte di chi ci sta ascoltando? Non avete più curiosità? Non leggo, mi sembra di leggere, abbiamo letto tutto. Ehm, sì, una domanda dove opera il dottor Leonardi, l'abbiamo detto. Eh, C'è il signore che ci augura buon lavoro e noi lo ringraziamo e Grazie, grazie contraccambiamo. mille. Grazie. Ci sono altre cose, scusate, riguardo la lista delle domande per vedere se ho tralasciato, ma direi di no. Ci sono, eh, dunque, no, questa l'abbiamo letta, questa anche. Eh, ci sono dei ringraziamenti, dicono grazie, è molto interessante, quindi No, io che ringrazio sono voi. rimasti, come dire, contenti di questa esposizione, la ringraziano. Ecco, un'altra domanda che è giunta in questo momento, per quanto riguarda la cefalea, il trattamento è valido qualsiasi sia la causa? Eh, Chiede la signora. È una domanda a cui è molto difficile dare una risposta. Rimane estremamente importante nell'ambito di anche semplicemente una telefonata, non sto parlando di un incontro, riuscire ad avere dei dettagli maggiori per poter dare una risposta e per non sembrare molto semplicistico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire capire attraverso un contatto telefonico esattamente i dettagli di che cosa può aver determinato questa cefalea, automaticamente poi poter dare una risposta in merito. Magari se la signora adesso volesse scriverci qualcosa, potremmo provare a sottoporre la domanda al dottore. Beh, Nel penso che però frattempo, magari se la signora preferisce un discorso più riservato, perché magari esporre determinate problematiche, sì, può farlo sì, tranquillamente contattandomi sul sito. è a sua scelta. Se vuole Mm. approfittare di questi ultimi minuti può farlo adesso. Se invece poi sono Esatto. argomenti che preferisce trattare privatamente con il dottore, è È una sua scelta. un'alternativa. Noi Esatto. siamo ancora disponibili per qualche minuto. Allora, intanto le porgo i ringraziamenti di un'altra persona che ci ha seguito e che dice veramente molto interessanti e utili gli argomenti trattati, quindi ringraziamo e siamo molto contenti che abbia apprezzato. E Ringrazio. la signora di prima dice, immagino che la cefalea muscolo-tensiva sia trattabile. È Se è trattabile? soltanto se è una Senso cefalea generico? muscolo-tensiva è una cosa molto più semplice di quella che potrebbe essere una patologia correlata. Laddove non ci sono traumi, non ci sono lesioni, non ci sono delle problematiche di tipo neurologico, ma una patologia muscolo-tensiva è molto più facile da trattare. Benissimo. Ci sono altre domande? Diamo ancora un paio di minuti, dopodiché direi che possiamo salutarci e vediamo se arrivano anche domande. Ah, mi dicono dallo staff che possiamo lasciare i recapiti, perché probabilmente hanno sentito i miei Ah, dubbi di prima e quindi ci autorizzano a lasciare il recapito del dottore.
quindi dottore possiamo Recapito darle, se lei telefonico. Sì, sì, ritiene. sì, assolutamente. Sì, possiamo lasciarli, quindi Allora, recapito ecco, telefonico. ecco, possiamo dare il recapito telefonico del dottore. Allora, Il dottore lo fa 329, lei. sì, 329 23 46 105. Lo ripeto Allora, aspetti nuovamente. che lo Prego. scrivo, mi dicono che possiamo scriverlo anche nella chat pubblica, dottore. Quindi contatto dottor Leonardi, dottore se Grazie, me lo molto detta, meglio. aspetti, Allora, 329, 23, giusto? sì, 23 46 Sì. 105. Allora, ripeto, 329 2323 No, no, 46 una volta 105. sola, 23. Allora, vede, allora, 329 23, poi 46 105. 46 105. Ripeto per essere ancora più precisi, 329 2346 105. Esatto, perfetto. Ecco, l'ho messo nella chat pubblica così chiunque poi avesse necessità di contattare il dottore, visto Ok. che ci hanno autorizzato gli organizzatori del forum, ci hanno autorizzato, diamo direttamente il numero del dottore. Ci sono altre domande? No, direi di no. Ok. Allora ci congediamo da tutti. Qualcuno vuole ancora? Diamo qualche minuto. Una signora chiede se esistono centri diffusi sul territorio nazionale o internazionale, addirittura Belgio. Probabilmente è una signora che ci segue dal Belgio. Chiede se ci sono centri all'estero e in Italia. No, in Italia sì, beh, ma non all'estero. No, non ci sono. Diciamo che al momento sono soltanto io e quindi non ho la possibilità di, oltre un certo raggio, di potermi muovere. E non ha ancora formato dei No, professionisti è una cosa che mi è già stata prospettata, è una cosa che prenderò sicuramente in considerazione. a cui sta pensando, ma non ancora, Sì, non diciamo. ho deciso. Esatto. E un'altra signora chiede da quanto tempo opera questa tecnica. Sono esattamente quasi 20 anni. Ah, 20 anni, perfetto. Benissimo, allora ci sono ancora domande, interrogativi? Aspettiamo un minuto, dopodiché ci congediamo. No, allora direi che siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Io ringrazio tutti i presenti per l'attenzione che ci hanno voluto dedicare e ringrazio molto il dottor Leonardi per Sono io che ringrazio l'esposizione. tutti voi, sia dello staff che tutte le persone che sono intervenute. Grazie veramente. E niente, al prossimo appuntamento. Va Grazie a bene. tutti e buona giornata. Arrivederci. Grazie, Vabbè. arrivederci.